Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare queste presine a forma di cactus ad uncinetto. Fanno parte di un set cactus. In un precedente tutorial avevamo visto come fare i sottobicchieri a forma di cactus e, se volete, ho già pronti anche i portatovaglioli sempre a forma di cactus. Ovviamente lo stile riprende, appunto perché è un set, il cactus che avevamo lavorato, e quindi per il fiorellino, per come applicarlo, per ricamare le spine, vi rimando al tutorial dei sottobicchieri che vi lascio linkato nel box informazioni. Vi do le due opzioni, quindi possiamo lasciarlo semplice così o più ricamato, o ancora ovviamente potete ricamarlo come vi piace di più. Potete farle tutte degli stessi colori oppure alternando colori diversi. Se vi piace così, pulita, più essenziale, la presina è composta di un solo pezzo di lavorazione ad uncinetto ed è finita così. Se invece vi piace una presina più ricamata tipo questa, come finitura vi propongo di aggiungere una stoffa diversa dietro e faremo questo tipo di cucitura molto semplice e veloce, però che dà anche una finitura secondo me molto carina. Ma sento che sto già parlando troppo e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare le presine ci serviranno filati in vari colori da lavorare con un uncinetto da 5 mm, un ago da lana, un uncinetto da 4 mm e una forbice, e opzionali del feltro leggero, ago e filo da ricamo e degli spilli. La lavorazione, come vedete, è tutta a righe di punti bassi, quindi cominceremo con il colore del vaso, facciamo prima tutto il vaso e il suo contorno e poi lavoreremo tutto il cactus e poi tutte le finiture del cactus. Con il colore prescelto per il vaso facciamo un nodino iniziale, quindi un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 15 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15. Lavorate le 15 catenelle, lavoriamo una catenella aggiuntiva e cominciamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto. Io lavoro nel filetto dietro, voi lavorate come vi trovate meglio e lavoriamo un punto basso in ogni punto, quindi 15 punti bassi. Terminata la prima riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. 1, 14 e 15. Se nella lavorazione a righe non siete certi di qual è l'ultimo punto o il primo poi per ripartire, ora che abbiamo finito la riga possiamo mettere per esempio un segnapunti qui e allo stesso modo quando iniziamo la riga possiamo rimettere un segnapunti nel primo punto in maniera che poi identifichiamo l'inizio e la fine della riga perfettamente. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento nel primo punto, quindi 2 punti nel primo punto, un punto in ogni punto per 13 volte, 12, 13 e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. Quindi 17 punti. E continuiamo con questo tipo di lavorazione. Nella quinta riga lavoriamo un aumento, 15 punti, un aumento. Nella sesta riga lavoriamo i 19 punti che abbiamo. Nella settima riga lavoriamo un aumento, 17 punti, un aumento. E nell'ottava e nella nona riga lavoriamo i 21 punti che abbiamo punto su punto. Nella prossima riga dobbiamo aumentare 2 punti per lato e quindi da questa parte lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto
lavoriamo un punto in ogni punto, quindi intanto nelle 2 catenelle e poi normalmente nei punti un punto in ogni punto fino alla fine della riga. E 23. Ed ora creiamo i 2 punti che ci mancano alla fine della riga. Entriamo nel punto appena lavorato, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, chiudiamo solo il primo filo sull'uncinetto e chiudiamo gli altri 2. In questo modo abbiamo creato un punto basso con la sua catenella sotto. Entriamo quindi nella catenella, quindi i 2 filetti che ci sono sotto il punto basso, portiamo fuori il filo sull'uncinetto, chiudiamo solo il primo filo sull'uncinetto, chiudiamo gli altri 2 e in questo modo abbiamo creato gli ulteriori 2 punti che ci servivano. Ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi intorno per rifinire il vasetto. Quindi lavoriamo una catenella, un altro punto nello stesso punto in cui abbiamo appena lavorato ed ora lavoriamo una diminuzione doppia, quindi entriamo nel prossimo punto e portiamo fuori il filo, nel punto d'angolo e portiamo fuori il filo e nel punto successivo e portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto assieme così. Ed ora lavoriamo un punto in ogni riga, quindi in ogni buchino della riga lavoriamo un punto basso. E negli spigoli, come qui, lavoriamo un punto, una catenella, un punto per creare l'angolo e continuiamo un punto in ogni punto, nel prossimo angolo un punto, una catenella, un punto e via così per tutto il giro. E anche qui quando arriviamo all'angolo lavoriamo una diminuzione doppia, quindi nel punto precedente l'angolo, nel punto d'angolo e nel punto successivo. Quindi entro e porto fuori il filo, entro, porto fuori il filo, entro e porto fuori il filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. Nell'ultimo punto d'angolo qui lavoriamo come al solito un punto basso, una catenella, un punto basso e passiamo al primo punto dell'ultima riga che avevamo lavorato e anche qui lavoriamo un punto basso, una catenella, un punto basso, un punto in ogni punto e arrivati all'ultimo punto anche qui lavoriamo un angolo, quindi un punto, una catenella, un punto e chiudiamo con un punto bassissimo nel punto successivo che è il primo punto che abbiamo lavorato del contorno. Così lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e lo nascondiamo attraverso la lavorazione. Così. E quando facciamo questo poi tiriamo per ridare elasticità al lavoro. E tagliamo. E allo stesso modo nasconderemo qualunque altro filo di questo lavoro. E cominciamo il cactus, quindi teniamo il vasetto sul dritto, cioè vediamo l'ultimo giro sul davanti, qui sul dritto, e ci mettiamo sul terzo punto dall'inizio del vasetto, quindi il primo è questo, torniamo indietro, quindi 1, 2, 3, sul terzo cominciamo il cactus. Prepariamo con il verde un nodino iniziale, entro con l'uncinetto e porto fuori il nodino, lavoriamo una catenella e nella prima riga del cactus, lavorando dal punto in cui ci siamo agganciati, lavoriamo 21 punti bassi. 1, 2 e volendo cominciamo anche a nascondere la codina del verde.
e 21. E devo finire anche qui a 3 punti dalla fine, quindi 1, 2, 3, come all'inizio. E da qui ricominciamo a lavorare a righe esattamente come per il vaso. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento, 19 punti, 19 e terminiamo la riga con un aumento. Nel quarto giro lavoriamo un aumento, 21 punti, un aumento. Nel quinto e nel sesto giro lavoriamo 25 punti. Nel settimo giro lavoriamo un aumento, 23 punti, un aumento. E dall'ottavo al dodicesimo giro lavoriamo i 27 punti che abbiamo punto su punto. Ed ora cominciamo le diminuzioni. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo una diminuzione e per le diminuzioni entriamo nel primo punto, portiamo fuori il filo, nel secondo punto portiamo fuori il filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. Lavoriamo 23 punti e una diminuzione, quindi entro nel punto, porto fuori il filo, entro nel punto, porto fuori il filo sull'uncinetto e chiudo tutto assieme. E nelle righe di diminuzione quindi lavoriamo così. Dalla 14ª alla 16ª riga lavoriamo i 25 punti che abbiamo punto su punto. Nella 17ª riga lavoriamo una diminuzione, 21 punti, una diminuzione. Nella 18ª e nella 19ª riga lavoriamo i 23 punti che abbiamo punto su punto. Nella 20ª riga lavoriamo una diminuzione, 19 punti, una diminuzione e nella 21ª riga lavoriamo una diminuzione, 17 punti, una diminuzione. Nella 22ª riga lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un punto bassissimo. Facciamo una catenella e partendo dal punto successivo lavoriamo 15 punti. 1, 15. Lavoriamo un punto bassissimo, una catenella e giriamo il lavoro. Partendo a lavorare dal primo punto basso lavoriamo una diminuzione, 11 punti, 11 e una diminuzione. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e nel successivo lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella e partendo dal punto successivo lavoriamo una diminuzione, cinque punti bassi, 5, una diminuzione, un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E la forma del cactus è completa. Ora vediamo col verde scuro come creare queste nervature. Faremo tutto il bordo intorno e poi ricamiamo tutte le finiture. Prepariamo un nodino iniziale con il verde scuro, estraiamo l'uncinetto, ci posizioniamo dove vogliamo sul cactus, circa partiamo dal sesto punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nel punto e da dietro prendo l'asora, quindi infilo l'asora sull'uncinetto e la estraggo. Per questo tipo di lavorazione abbiamo l'uncinetto davanti e il filo di lavorazione dietro. Entriamo nel successivo punto, quindi per esempio qui, e peschiamo il filo da dietro e creiamo una catenella. E questo è tutto il lavoro che facciamo. In questo caso non ho uno schema da darvi, vedete voi come volete disegnare le nervature della pianta. Entrate nel punto,
pescate il filo e fate la catenella. Questo stesso lavoro, volendo, si può fare anche con l'ago se preferite. Vi consiglio di tenere le catenelle un pochino larghe in maniera che il lavoro non tiri. Entro nel punto, pesco il filo e creo la catenella. E in questo modo lavoriamo tutte le nervature che vogliamo. Io vi consiglio di lavorare una catenella per ogni riga. Per esempio così. E quando arriviamo in cima lavoriamo l'ultimo punto, così, e un'ultima catenella, così, e tagliamo il filo. E allo stesso modo, controllando che il disegno vi piaccia, create tutte le altre nervature. E questo è il risultato. Ovviamente questa è solo un'idea, ognuno poi farà diversamente la decorazione. Ed ora vediamo come fare il bordo. Per il bordo del cactus prepariamo un nodino iniziale con il verde scuro, guardiamo sempre di essere sul dritto del lavoro ed entriamo nel primo punto. Portiamo fuori l'asola. Facciamo una catenella e cominciamo a lavorare dal punto successivo e lavoreremo un punto in ogni riga, come per il vasetto. E se vogliamo possiamo intanto nascondere il filo di inizio lavoro del verde scuro. Un punto basso ad ogni riga, ad ogni inizio di riga. E nelle righe in cui abbiamo fatto diverse diminuzioni, abbiamo lavorato i punti bassissimi, possiamo lavorare un punto anche in un punto bassissimo, nel primo punto del giro. E quando arriviamo nel punto centrale, in alto, lavoriamo un punto basso, 10 catenelle o quante ne volete per fare l'asola per appendere la presina. E chiudiamo con un punto bassissimo sul punto basso di base, entrando così. E continuiamo a lavorare un punto in ogni punto, nascondendo le codine e girando tutto intorno. E arrivati all'ultimo punto, come all'inizio, chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. E questo è il risultato sul davanti e sul dietro, quindi come vedete anche sul dietro è un lavoro pulito e può essere finito già così. E questa invece è un'altra proposta un po' più ricca di ricami, fiorellini e quant'altro. Per quanto riguarda il fiorellino e per come applicarlo, e anche per quanto riguarda le spine, vi rimando al tutorial dei sottobicchieri in cui abbiamo visto sia come fare il fiorellino, come applicarlo e come ricamare le spine in maniera che sul retro venga un lavoro più pulito possibile. Quindi se vogliamo possiamo anche in questo caso ricamare le spine e anche fare dei decori sul vasetto se vi piace l'idea. Ho ricamato con ago e filo e in modo molto semplice. Sul retro questa volta non ho avuto nessuna attenzione su come stavo mettendo i fili dietro perché ho intenzione di coprire il retro con un altro tessuto. Ho preso questo tessuto che è un feltro molto sottile, ho disegnato la sagoma del cactus e poi ritagliata grossolanamente ed ora la cuciamo. Quindi posizioniamo la stoffa sul lato che vogliamo vedere dritto e dietro il cactus ovviamente dalla parte dritta. Fissiamo con alcuni spilli e in questo momento con la forbice ritagliamo bene tutto il contorno, avendo cura di ritagliare in maniera che la stoffa sia appena un po' più piccola del lavoro. E faremo questo tipo di cucitura che è molto semplice ma anche decorativa. Infiliamo il filo da ricamo o quello che avete scelto in un ago con la punta,
Facciamo un nodino in fondo e iniziamo agganciando il filo, quindi sul rovescio della lavorazione ad uncinetto ci agganciamo. Il punto che faremo è semplicissimo. Sul cactus prendiamo questo filetto che c'è dietro i punti bassi, questo, entro in questo punto ed esco nel panno. Passo al punto successivo ed esco sul panno. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa distanza qui sul panno. Così. E questo è il risultato che otteniamo e continuiamo così. Entriamo nel punto successivo e usciamo dal panno. E questo è il risultato. Se man mano che andate avanti vedete che la forma non è perfetta, nonostante sia fissata con gli spilli, potete ovviamente rifilare man mano con la forbice. E proseguiamo con questo tipo di punto tutto intorno. Qui alla fine facciamo un ultimo punto e usciamo sul davanti. E sul davanti attraverso la lavorazione, passando dentro la lavorazione ad uncinetto, facciamo un po' avanti e indietro per fissare il filo. Là. Ogni volta che andiamo avanti e indietro prendiamo un filetto sotto e passiamo proprio ovviamente attraverso i punti, così, e tagliamo. E questo è il risultato che otteniamo, quindi un'ottima finitura sia sul retro che sul davanti. E questo è il risultato che otteniamo, questa più lavorata e questa più essenziale, tutte e due molto belle e tutte e due decisamente funzionanti. Fanno tutte e due la loro funzione perché comunque abbiamo utilizzato un cotone spesso, quindi anche questa che ha solo lo strato di lavorazione ad uncinetto funziona perfettamente e come vedete mantiene una certa rigidità, quindi una volta appesa rimane in forma. Questa sicuramente è più spessa e ancora più stabile nella sua forma, ma funzionano tutte e due perfettamente. Voi quale preferite? Quella un po' più elaborata o questa più semplice? Io mi sono divertita moltissimo a fare queste presine, sono abbastanza veloci da realizzare, poi ovviamente più le ricamiamo e più ci vuole un po' di tempo. Però d'altra parte è anche vero che questi lavori li facciamo per rilassarci e per divertirci e quindi prendiamoci tutto il tempo che ci serve. Come sempre, quelle che vi do sono solo idee, poi voi potete modificare lo schema come volete, fare le finiture che volete e ovviamente questo modo di mettere dietro un altro strato e fare questo tipo di cucitura lo possiamo utilizzare in qualunque schema di presina che abbiamo. Devo dire che questo ritorno al classico, quindi le presine ad uncinetto, mi sta divertendo tantissimo e se volete altre presine con altri soggetti o se volete continuare la serie cactus, lasciatemelo scritto nei commenti qui sotto, ditemi se questo progetto vi è piaciuto e come sempre mandatemi le vostre foto. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto, come farete queste presine e come le interpreterete.
Come sempre vi ringrazio tantissimo di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!